Bene, dopo questa bella intro direi che un bel like me lo merito, che dite? Ciao a tutti ragazzi, io sono Ainul e oggi vi insegno come creare una stanza isometrica su Blender in stile Stranger Things. Iniziamo! Eccoci qui su Blender. Allora, per iniziare direi di utilizzare il nostro cubo iniziale. Buchiamo 3 facce di questo cubo, andando direttamente in Edit Mode le rimuoviamo, quindi resteremo con solo 3 facce. Poi andiamo sul pannello dei modifiers e cerchiamo Solidify per dare un po' di spessore al nostro cubo. Fatto questo direi di prendere lo strumento per misurare su Blender e andiamo a misurare la proporzione del nostro cubo, pensando alla stanza che vorremmo creare, ovvero una stanza in media, almeno nel caso della mia, sono 4 metri per 4, quindi faremo il cubo 4 metri per 4 appunto, e di altezza una stanza di solito è alta 2 metri, 2 metri e mezzo, quindi io sono andato a scegliere 2 metri e mezzo per stare sul sicuro. Tutto questo per avere delle dimensioni realistiche di quanto vogliamo grande la nostra stanza. Dato che ci siamo, prendiamo un altro cubo, lo schiacciamo per bene, lo stendiamo per fare un'altra base. Questa base sarà rialzata e costituirà il pavimento della nostra camera. Ok, fatta la base, adesso iniziamo a modellare e partiamo dal tappeto. Per fare un tappeto io direi di prendere un bel cilindro, quindi lo andiamo ad aggiungere, lo stendiamo come abbiamo fatto con la base e andiamo a prendere i vertici per allungarlo leggermente. Poi ovviamente lo andiamo a ridimensionare e lo collochiamo nella nostra cameretta. Un appunto: per tutti gli oggetti che ho utilizzato nella cameretta non sono andato lì a misurare ogni singolo oggetto, perché non è un progetto per professionisti, è un progetto amatoriale, quindi almeno per quanto riguarda la base volevo essere giusto e mantenere le proporzioni 4x4 e x2 di altezza, ma per quanto riguarda gli oggetti sono andato un po' a intuizione. Ok, procediamo con il secondo oggetto, che sarà il nostro tavolino, che verrà collocato sopra il tappeto. Per farlo prendiamo un cubo, lo schiacciamo e ci mettiamo degli edge, che in italiano credo siano dei lati. Comunque ci servono dei lati da mettere, uno orizzontale e uno in verticale, perché dobbiamo tirare fuori le gambine del tavolo. Quindi detto questo, andiamo a selezionare le facce della forma da dove verranno fuori le nostre gambine, le premiamo tutte e premiamo la E per fare un'estrusione. Come tavolino è uscito molto semplice, infatti dopo lo andiamo a recuperare per aggiungere qualche altro dettaglio interessante. Adesso le cose iniziano a farsi un po' interessanti. Andiamo a fare il divano. Per fare il divano io ho preso una reference, ovvero un'immagine di riferimento di un divano molto geometrico, con forme molto quadrate. Quindi ho pensato, dato che entrambe le estremità del divano sono uguali, creiamo prima le estremità e poi ci facciamo un bridge e uniamo le due parti. Quindi andiamo a prendere due quadrati, oppure potete farne uno, schiacciarlo e poi duplicarlo. Ci andiamo a mettere anche qui due lati e poi, selezionando le facce che ci interessano, le premiamo su entrambe le parti e poi tasto destro, bridge, e facciamo un bel ponte. Adesso ci andiamo a fare i nostri bei cuscini, ci prendiamo dei quadrati, li schiacciamo come sempre e ci mettiamo dei bei bevel. I bevel sono delle curve, degli arrotondamenti per rendere la forma più cicciotta. In questo caso per i cuscini è perfetto avere dei rotondamenti. Poi li prendiamo e li posizioniamo nel nostro divano. Di solito ce ne stanno due sotto come cuscini per sedersi e uno sopra che fa da spalliera. Vedete che sto facendo un po' di prove, dato che sembra facile fare un divano e posizionare i cuscini, in realtà è un po' più complicato. Però alla fine questo è stato il risultato e devo dire che mi è piaciuto. Prossimo oggetto, abbiamo l'armadio. Per fare l'armadio prendiamo un cubo, lo scacciamo,
e ci facciamo 2 edge, ormai avete capito la base qual è, e ci facciamo le gambine come nel tavolino, ci facciamo uscire le 4 gambine che staranno appunto sotto. Invece per fare gli scaffali ci mettiamo altri edge, ne selezioniamo 5-6, poi prendiamo le facce tra i lati ed estrudiamo la forma verso l'interno. In questo modo faremo gli scaffali dell'armadio. Piccolo consiglio: nel caso doveste fare più edge del dovuto, potete sempre eliminarli facendo tasto destro e dissolvi edge. Adesso è il momento di creare un bel tavolino vicino al nostro divano. Ho deciso di farlo circolare. Quindi partiamo da un cilindro, lo schiacciamo e poi prendiamo la faccia superiore e quella inferiore, le estrudiamo verso l'interno e la parte inferiore andiamo ad estrudere proprio tanto, perché poi prenderemo la faccia che è rimasta sotto e la estruderemo a sua volta verso il basso per creare il sostegno del tavolino, insomma. Poi andiamo a fare un'altra piccola estrusione e andiamo a prendere le facce laterali e le estrudiamo verso l'esterno per creare la base del nostro tavolino. Dato che questo deve essere un oggetto a forma circolare, deve avere qualche suddivisione in più e quindi ci mettiamo almeno dei bevel, direi. Quindi lo arrotondiamo un po' per renderlo più interessante. Adesso le cose si fanno più complesse. Iniziamo l'oggetto che direi sia il più articolato di questo video, ovvero la Bajur, la lampada. Per iniziare facciamo un cilindro, lo facciamo stretto e lungo e sostanzialmente ci mettiamo tante suddivisioni perché ci serve una forma bella cicciotta come quella dei cuscini, come quella del tavolino, però ancora più cicciotta perché bisogna proprio vedere le curve di questo oggetto. Quindi ci andiamo a mettere un po' di suddivisioni senza esagerare e ci facciamo la parte più cicciotta sotto e la parte meno cicciotta sopra. Adesso vedete anche la reference che ho utilizzato e che ho cercato di simulare, interpretare. Alla fine poi andiamo a prendere la faccia che è rimasta di sopra e la estrudiamo verso l'alto per fare il punto dove andrà messa la lampadina. Piccolo spoiler, non ci sarà nessuna lampadina perché dopo ce ne andremo a giocare con l'illuminazione. Adesso per fare il cono della Bajur ci prendiamo 2 cilindri, li schiacciamo, andiamo a bucare la parte interna facendo un'estrusione. Dopo aver creato i 2 anelli, adesso facciamo come il divano, ovvero facciamo un bel ponte, un bridge tra i 2 anelli. Quindi andiamo a selezionare le facce inferiori del primo anello e le facce superiori dell'anello sottostante. Adesso è arrivato il momento della parte più caratteristica di Stranger Things, ovvero l'alfabeto a muro. Ho fatto diverse prove per fare questo alfabeto perché devo dire che lo strumento testo non lo uso granché su Blender e quindi ho sperimentato un po'. Adesso vedete che sto facendo un po' di esperimenti, sono andato sul pannello modifier e ho fatto degli array. Gli array sono delle coppie susseguite di oggetti, come per esempio, non lo so, delle scale. Per fare dei gradini si fanno con gli array. Il problema è che le lettere sono dei testi e quindi bisognerebbe convertirli in mesh, ovvero in forma. In questo caso la funzione array non fa il suo dovere perché facendo un array mi copia le lettere in una successione, però dato che le lettere non sono una forma, io non posso andare a cambiare lettera per lettera, quindi è successo un po' un casino. Se avete un modo per farlo più veloce, scrivetelo nei commenti perché io non ne ho idea. Alla fine ho cambiato del tutto e ho deciso, al posto di mettere l'alfabeto a muro di Stranger Things, ho preferito mettere un testo direttamente Stranger Things. Lo so, sembrerà un po' banale, però devo dire che il risultato mi è piaciuto forse di più di prima, anche perché ho preso un font direttamente da internet che somiglia molto a quello di Stranger Things,
e credo che sia anche quello originale. Nel dubbio ve lo lascio nella descrizione del video. Adesso vedete che la stanza è un po' cambiata, ho aggiunto un mini divano, una poltrona scusate, e ho cancellato uno degli armadi, direi che uno basta e avanza, e lo mettiamo nell'angolino. Ok, adesso dato che abbiamo fatto più o meno tutti gli oggetti andiamo a dettagliarne qualcuno. Ovviamente l'armadio non lo possiamo lasciare vuoto, ci mettiamo dei libri. Come vedete per fare i libri è abbastanza facile, basta prendere dei cubi e schiacciarli, comunque viene da sé. Ho fatto dei libri di diversa dimensione e li ho collocati in posti diversi in ordine diverso per rendere un po' dinamico il tutto. Poi li ho presi, li ho selezionati tutti insieme e ho creato 3 oggetti che sostanzialmente sono un insieme di libri. Il primo oggetto racchiude i libri grandi, poi ho fatto i libri medi e i libri piccoli. Per organizzare meglio il nostro progetto, che sia amatoriale o professionale, ricordatevi sempre di cambiare i nomi agli oggetti e ancora meglio metterli dentro le cartelle. Per illuminarli bene direi di mettere all'inizio il nome del progetto, quindi io ho fatto ST Stranger Things, trattino basso e il nome dell'oggetto. Adesso siamo arrivati al nostro penultimo oggetto, che sarebbe un altro tavolino, però a differenza di quello precedente questo lo facciamo quadrato. Quindi andiamo a fare lo stesso workflow, lo stesso processo, ci facciamo un quadrato, lo schiacciamo, ci andiamo a fare 2 lati e poi prendiamo le gambine e facciamo l'estrusione verso il basso. Adesso vogliamo un po' rivedere i nostri tavolini perché sono troppo semplici, quindi andiamo a dettagliarli. Ho messo un po' di suddivisioni per tutte le gambe del tavolino, ho cliccato il pulsante che sta di sopra, che è un cerchio con un pallino all'interno, e questo serve per prendere le suddivisioni, anche solo una, e tirarle tutte insieme da una parte. In questo modo ho tirato le gambe del mio tavolino verso l'esterno perché volevo fare delle gambe un po' particolari. Invece per il tavolo precedente sono andato a fare dei bridge sotto per riempire lo spazio sottostante in modo da aggiungere altri oggetti più avanti. E gli oggetti che andremo a fare saranno delle piccole casse, dei piccoli bauli. Quindi prendiamo un cubo senza ridimensionarlo, andiamo a metterci un po' di suddivisione, un po' di lati. Adesso andiamo a prendere tutte le facce interne, premiamo CTRL e andiamo ad estrudere le facce individualmente, quindi andiamo a selezionare Extrude Individual Faces, in modo che vengano tutte estruse simultaneamente. Poi andiamo a fare un lucchetto per il nostro baule, andiamo a prendere un quadratino, lo estrudiamo all'interno in modo da fare la fessura della serratura di una ipotetica chiave. E quindi andiamo a fare questa estrusione e poi andiamo a bucare le facce centrali. Ovviamente resterà lo spazio tra una faccia e l'altra, nessun problema, andiamo a prendere gli edge e facciamo un altro bridge in modo da ricomporre tutta la mesh. Dopo aver fatto il nostro bel baule direi di andarlo a collocare nei rispettivi tavolini per riempirli un po', e li ho anche scalati ulteriormente per farli di più piccoli e di più grandi, sempre per dare dinamismo. Ho messo un oggetto extra, devo dire che mancava la mia firma, quindi ho fatto una scritta ai null, l'ho scomposta, ho preso lettera per lettera e l'ho messa sopra il tavolino. Mi sarò fatto un po' prendere la mano, però non potevo non scrivere il mio nome con quel bellissimo font di Stranger Things. Ho messo anche un altro dettaglio aggiuntivo, ovvero una finestra. Per fare la cornice della finestra ho preso un plane, quindi una superficie, l'ho divisa in 4 parti per realizzare gli spazi della finestra e poi ci ho aggiunto del solidify per dargli spessore. Ed eccoci alla parte più divertente del video, ovvero il texturing, o meglio lo shading. Iniziando a mettere del vetro per le finestre
Per andare a mettere il vetro andiamo nel pannello materiali e andiamo a selezionare Transparent BSDF, ovvero il materiale trasparente. Ho iniziato a mettere prima il vetro perché è l'unico materiale particolare. Adesso per tutti gli altri materiali andiamo a prendere gli oggetti singoli e li andiamo a unire facendo tasto destro Join, in modo che tutti gli oggetti che hanno un materiale simile, quindi per esempio il legno, stiano tutti insieme. Questo vi serve anche nel caso doveste fare un texturing più complesso, ovvero dobbiate mettere dei materiali proprio realistici del legno. Vi serve perché nel caso doveste prendere il file e portarlo in un altro programma, in questo modo, mettendo tutti gli oggetti insieme che hanno lo stesso materiale, è molto più facile, perché così il programma sa già che tu hai tutti gli oggetti insieme. Tornando a noi, ho fatto diversi materiali, ho fatto 3 materiali diversi per i libri, ovviamente il legno abbiamo detto, il vetro, ho fatto materiale cotone per i cuscini e per il tappeto, e ho fatto un materiale particolare per il cono della Bajur perché non sapevo che materiale fosse esattamente e quindi ho deciso di colorarlo in modo diverso. Per quanto riguarda la scritta Stranger Things, ho deciso di mettere un materiale particolare, ovvero l'emission, che è un materiale che emette luce. Questo funziona se tu vuoi fare delle luci particolari. Se non vuoi mettere troppe luci in scena e vuoi che alcuni oggetti emanino della luce propria, allora in questo caso puoi mettere il materiale emissione. Per quanto riguarda la telecamera, se volete subito un'inquadratura facile, diretta, andate nel pannello dei constraint e selezionate Track To. Questo permette alla camera di legarsi a un oggetto. Se infatti scegliete un oggetto, la telecamera inquadrerà solo e unicamente quell'oggetto, a prescindere di dove la vogliate spostare la camera. Guarderà sempre l'oggetto che avete scelto. Poi ho iniziato a mettere le luci. Ho iniziato a farlo dalla luce fake della Bajur. Vi ricordate quella di prima? Dove vi avevo detto che non serviva alcuna lampadina perché possiamo simulare la luce. In questo modo ho giochicchiato un po' con i valori e ho deciso di mettere una luce calda, ovviamente. Poi ho deciso di mettere una luce dall'alto, quella dall'alto è una spotlight, invece quella che ho messo dentro la Bajur è una point light. Quella point ovviamente parte da un punto, perché come dice il nome è un punto che poi si allarga. Invece la spotlight è sostanzialmente una luce da palcoscenico e questa luce fatta a cono l'ho usata per illuminare tutta la stanza dall'alto. L'ultima luce l'ho messa al di fuori della stanza guardando verso la finestra e davanti alla luce ci ho messo un pannello per bloccare il suo ingresso nella stanza, ma in questo modo la luce si trattiene sull'oggetto rendendolo rosso. Questo per rendere la stanza un po' inquietante, che a me piace. Se volete aggiungere un dettaglio in più, vi consiglio di fare questo oggetto, questa ringhiera fatta di assi. In totale ho fatto 2 assi principali e poi ho fatto degli array, in modo che si creasse l'effetto dentro-fuori. Infatti ho messo la prima asse davanti, l'altra spostata leggermente indietro. Andiamo a renderizzare tutto su Eevee, che è il motore di render più semplice su Blender. Andiamo a lasciare tutto invariato tranne il color management. Qui andiamo a modificare un po' i valori per fare un piccolo compositing. Quindi andiamo a scegliere i diversi effetti visivi che ci propone il programma. E se necessario modifichiamo anche l'esposizione oppure la gamma. Infine nell'altro pannello per l'esportazione andiamo a lasciare 1920-1080, se volete un formato quadrato fate direttamente 1080 pixel per 1080 e se volete fare solo un'immagine allora lasciate invariato, al massimo scegliete se mettere PNG o JPEG per l'esportazione. Se invece volete fare un video
allora modificate il pannello e selezionate, se non sbaglio, MKV, che è un formato per grandi tipi di lavori. È un formato più pesante dell'MP4, quindi state attenti con progetti grandi, però preserva bene la qualità. Detto questo, ragazzi, il video si conclude qui. Vi lascio qualche render che ho fatto per conto mio. Ci vediamo al prossimo video, non prima di avervi invitato a lasciare un like o di iscrivervi direttamente al canale. E detto questo, noi ci rivediamo al prossimo video. Null sparisce.